Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di luglio 2022. Le prendiamo tutte e due. Il diavolo e la temperanza. Cioè, veramente, il diavolo e l'angioletto. Interessante, amici della Vergine. Periodo di balli. Sento che qualcuno ballerà, eh? C'è proprio il lato un po' più, se vogliamo, diabolico di voi e il lato un po' più angelico di voi. Ci sarà un interessante confronto, devo dire, in questo periodo. Andiamo a vedere gli angeli del cuore cosa vi dicono. Per qualcuno potrebbe trattarsi di avere due scelte. Vediamo, per gli amici della Vergine. Io intanto vi ricordo che le stese sono comunque fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare Ascendente e Segno Lunare e nella descrizione del video trovate un link che appunto porta ad un altro video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi, ok? E trovate anche la mia email lì sotto. Fai attenzione alle bandiere rosse, ci sono segnali che ti mettono in guardia. Dipendenza reciproca, ecco il diavolo. Situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale e anima gemella. E non ne avevamo dubbi, perché normalmente è così. Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Forse io qua metterei di più anima karmica. Così, a vederla così, eh. Poi adesso andiamo a vedere. Ok, vediamo con i tarocchi. Che cosa vi dicono? Perché sembra proprio che ci sia, sì, un lato angelico della situazione e un lato diabolico della situazione. Ecco, partiamo con un 3 di bastoni. Quindi potrebbe trattarsi per qualcuno di uno spostamento, di un viaggio, di qualche tipo di progetto che è appena iniziato, qualche cosa che non è da molto che è iniziato, insomma, un'altra volta al diavolo, molto bene, e il giudizio, un altro angelo, vorrei farvi notare. Sì, questo diavolo, dopo andiamo a vederlo con i mini tarocchi, però è proprio una sorta di condizionamento che voi avete in questo momento e di cui molti vorrebbero liberarsi, ma molti. Però vi ricordo sempre che quando capita il diavolo è perché il condizionamento di cui si parla è volontario. Siete voi che probabilmente vi sentite incastrati in questa relazione o in questa situazione. Però normalmente è una situazione dalla quale si può uscire. Andiamo avanti, perché il giudizio comunque potrebbe parlare di una situazione del passato, di un qualche tipo di sì, può essere una sorta di mi parlano di debiti, quindi per qualcuno si può trattare di debiti legati al passato comunque. Comunque la carta del giudizio è una carta di risveglio spirituale, è una carta di presa di consapevolezza, è una carta che fa alzare le vibrazioni, ok? Andiamo avanti, vediamo. Abbiamo un 4 di pentacoli, un 9 di bastoni e un 3 di spade. Dunque, questo 4 di pentacoli credo che faccia riferimento a questo diavolo. È un po' quello che vi tiene legato a queste energie del diavolo e potrebbe essere qualcosa di tipo concreto, potrebbe essere un lavoro che vi tiene legati a questo tipo di realtà o di questa situazione, un'esigenza economica, mi parlano di figli piccoli, quindi l'impossibilità magari appunto di mantenervi da soli,
oppure il fatto di avere, non lo so, mi parlano di conto in comune, quindi potrebbe essere il fatto che molte persone abbiano un conto corrente in comune, non abbiano una propria indipendenza eh, economica. C'è qualche cosa, qualche tipo di realtà, qualche tipo di cosa concreta alla quale può anche essere un'abitudine, può anche essere un vizio, per esempio, con questo diavolo, eh. Non lo so, per esempio il telefonino, ecco. Potrebbe essere un vizio di gioco anche, perché comunque sono coinvolti i denari. Allora, il 9 di bastoni, qui fa riferimento a un'energia molto stanca, sempre sulla difensiva, sempre in allerta. E mi dicono di controllare il cortisolo. Quindi è un'energia di una persona che è un tempo, è un periodo che si sta difendendo, sta cercando di tirare su delle barriere, probabilmente proprio perché si è ricevuti un duro colpo e c'è ancora questa sofferenza e non si vuole più ricevere questo colpo, questa sofferenza. Bisogna ancora smaltire la prima, insomma. E poi abbiamo un 6 di coppe. Io credo che per molte persone faccia riferimento a qualche fratello. mm? O sorella, chiaramente. Comunque con qualcuno con cui avete un legame, diciamo, di tipo familiare. Potrebbe essere che ci siano delle questioni legate a delle divisioni di terreni, mi dicono terreni. Quindi mm, andiamo a vedere con i mini tarocchi che cos'altro riesco a dirvi. Credo che sia comunque una ferita molto profonda, quella del 3 di spade legata al diavolo, perché c'è questa sorta di costrizione, c'è questa sorta di dipendenza, di schiavitù, anche se è volontaria, però molte volte le persone proprio non hanno la forza, non hanno neanche i mezzi, alle volte proprio perché non ci sono i mezzi economici per staccarsi da una situazione, o molte volte fa riferimento al condizionamento mentale, semplicemente, però andiamo avanti, vediamo allora con il 3 di bastoni. Abbiamo un fante di coppe e un 6 di coppe al rovescio. Sì, ci si stava aspettando delle scuse, o probabilmente qualcuno vuole fare delle scuse. Fante di coppe fa anche riferimento dei figli, per qualcuno. Andiamo a vedere il diavolo. 2 di bastoni al contrario e il re di coppe. È interessante perché qui abbiamo un 2 di bastoni e qui un 3 di bastoni. Sì, è come se non si vedesse un qualche tipo di sviluppo, un qualche tipo di... Qui ragazzi manca una maturità emotiva per dire sì, questo è giusto, no, questo è sbagliato, per me. Con il re di coppe al contrario sento, è come se ci fosse qualcuno che non si ama, ok? Andiamo avanti, vediamo il giudizio. Per molte persone eh, è una questione fisica, di intimità fisica, di passione proprio. Guardate, un'altra volta il giudizio al contrario, il cavaliere di pentacoli al contrario. Io credo che qui qualcuno si stia aspettando un movimento da parte di qualcun altro, una comunicazione, delle scuse, un ritorno. Ci si sente un po' incastrati, ci si sente un po' con questo diavolo, c'è questa energia repressa, c'è questa energia un po' bloccata, ok? Ma è perché è una questione mentale vostra. Da un lato non riuscite
ad amarvi troppo, sento, e dall'altra non riuscite ad avere la mente abbastanza lucida per vedere chiaramente, per guardare chiaramente al vostro futuro. Fatemi vedere questo 4 di denari. Infatti sì. 2 di spade e la luna è al contrario. C'è qualche cosa che voi non riuscite a vedere, secondo me è proprio questo blocco mentale, non vi rendete conto che è una questione mentale quella che vi blocca, secondo me. Sento che c'è qualcuno qui che è attaccato a qualche tipo di idea, ci manca un 7 di coppe ma ce lo metterei lì, a qualche sorta di illusione, a qualche sorta di probabilmente cosa che è stata detta, qualche promessa che è stata fatta. C'è questa sorta di attaccamento e non si vede la realtà, non si vede il controllo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Asso di denari al contrario e l'appeso. Sì, qui non si sta vedendo chiaro perché è più il tempo che siete impegnati a difendervi da questo condizionamento mentale che quello che impegnate per ricominciare, per cambiare attitudine, per diventare angioletto, mi verrebbe da dire, ma giustamente avete questo 3 di spade dentro, quindi bisogna prima trasmutare il dolore. C'è qualche, sì, assoluto 10 di pentacoli al contrario. Guardate, anche qui c'era la carta della dipendenza reciproca e con il diavolo può parlare di dipendenze sia sì a livello fisico ma anche a livello affettivo. Normalmente il diavolo parla di una manipolazione mentale e qui abbiamo anche il re di spade. Fate attenzione perché qualcuno qui è manipolato o vi sta manipolando. Le manipolazioni non sono solo quelle che fanno i cattivi, Le manipolazioni le fanno anche i buoni, nel senso che molte volte si hanno delle reazioni, si agisce in determinati modi proprio per portare l'altro a fare quello che noi vogliamo. Quella è una manipolazione, ok? Quindi attenzione anche a quello che voi, perché voi magari lo fate a fin di bene, perché magari pensate che così la relazione possa andare meglio, perché così pensate di ottenere quello che volete, però in realtà non è un qualche cosa che sarebbe venuto o arrivato in modo fluido, è stata una manipolazione anche quella. Ok, niente, e questo 3 di spade ragazzi vi pesa proprio perché non avete questo senso di compimento, di famiglia felice di cui ci parla il 10 di pentacoli. Io credo che sia una persona nello specifico che ha molto potere, che ha molto ascendente, sia a livello, guardate, vedo adesso che ci sono 3 re, 2 a testa in su e 1 a testa in giù. Sento una sorta di freddezza, sento una sorta di disumanità in questa situazione. Tenete presente che quando c'è la dipendenza affettiva si tende a farsi calpestare in ogni modo senza porre limiti. Ecco, il punto è che bisogna mettere le barriere, ok? Qua parla di segnali che vi mettono in guardia, quindi fate attenzione quando succede qualcosa o vi dicono qualcosa che nel vostro cuore non vi fa star bene, che vi crea un disagio. Non state neanche tanto lì a chiedervi perché mi crea il disagio, perché vi perdete nei pensieri, semplicemente non è in linea con me, ok, non è per me, fine, e vi allontanate, ok? Dopo potete pensare al perché e al per come. Però le bandiere rosse servono a quello. Quando vi rendete conto che c'è qualche cosa che fa contrarre il cuore, che c'è qualche cosa che stride con voi, è il momento di girarsi e andarsene. Per il resto si tratta anche di saper mettere le barriere, di saper
ok, ti faccio arrivare fin qui, di qui in avanti non ti permetto. Mm? Io credo che in questo momento, per quello che è la fine di luglio, voi andrete proprio a fare questo tipo di lavoro con la carta dell'appeso. Andrete a rendervi conto quello che vi faceva star male, il fatto che non eravate appagati come voi avreste voluto. Fatemi vedere il 6 di coppe. Guardate, abbiamo il mondo e la regina di spade. Re regina di spade, quindi sì, per molte persone si tratta proprio di anima gemella. Abbiamo anche un 6 di coppe, quindi sì, potrebbe essere un'anima gemella. Ecco, allora guardate, visto che abbiamo anche questo giudizio che parla di risveglio spirituale e qui abbiamo comunque la temperanza che parla di equilibrio, parla di guarigione. Io credo che una volta che riusciate a capire dove siete dipendenti a livello reciproco, dove c'è questo diavolo, questo condizionamento, una volta che si vede dov'è il problema, lo si può correggere, ok? E da lì arrivano poi il mondo e la chiarezza mentale di cui ci parla la regina di spade. Il mondo è un cambiamento. Qui sento che si va verso la guarigione, ok? Del bambino interiore. Sposto tutto. Si va verso quello che è la guarigione del bambino interiore, perché il mondo è una carta che mi parla anche di quello, ok? Bene, andiamo a vedere qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione e qualche carta per le persone che hanno una relazione di tipo diverso, diciamo. Io intanto ci tengo a comunicare che finalmente ho pubblicato il corso di tarocchi, è gratuito, lo trovate nella playlist del mio canale. È un corso base proprio per voi, per aiutarvi a integrare meglio i messaggi delle letture, così anche voi quando avete qualche dubbio su che cosa voglia dire una carta o meno, potete andare lì, sbirciare e applicare meglio la lettura collettiva alla vostra realtà, in modo che riuscirete a trovare il significato nello specifico ehm, per voi. Bene, andiamo a vedere per i single. Wow! 2 di coppe, 2 di bastoni, 5 di pentacoli e la stella al contrario. Ragazzi, qui si parte da un legame, da un 2 di coppe, da quello che è un accordo. Probabilmente ci si è messi in un progetto, ci si è avventurati con qualcuno in anche solo un tipo di amicizia, non deve essere necessariamente un legame, ma per qualcuno potrebbe. Ma sento che non siete tanto convinti, non avete molta speranza, ma questo è un problema vostro, proprio per la dipendenza, ok? Per la dipendenza reciproca. Anche qui potrebbe tranquillamente essere un'anima gemella. Bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Abbiamo il mondo, un 10 di bastoni e la forza al contrario. Allora, qui qualche cosa è cambiato. Abbiamo 2 carte di compimento, ok? Sono 2 carte che potenzialmente potrebbero anche proprio parlare di un viaggio. Vi ricordo che il mondo c'era anche qui. Quindi qui si parla di un cambio a 360 gradi. Qui si parla di chiudere un ciclo, di lasciarsi indietro determinati pesi, ok? Probabilmente vi focalizzerete in questo periodo su quello che è il trovare la forza per fare questo tipo di cambiamento, questo tipo di scelta. È un po' come se steste valutando a che cosa attaccarvi e che cosa lasciarvi indietro. Sì, diciamo che è vero, c'è un cambio. Guardate, per qualcuno potrebbe anche essere un trasloco, ok? Che non state prendendo proprio bene, perché sento che per molti non è la cosa che voi volevate. Quindi c'è una sorta di un po' tristezza, se vogliamo. Però sarà per il bene supremo di entrambe, ok? O della famiglia, nel caso abbiate figli. Bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione a distanza o, ok, clandestina o in separazione.
10 di denari, abbiamo la regina di coppe, un cavaliere di bastoni al contrario e un cavaliere di denari al contrario. Ecco, qui la sento molto platonica, direi. Non ho grossi movimenti a livello fisico, però sì che c'è coinvolgimento e appagamento da un punto di vista emotivo, da un punto di vista, se vogliamo, del cuore, perché c'è una sorta di stabilità in questa relazione con quello che è il 10 di pentacoli, c'è una sorta di arrivo, una sorta di compimento per quello che è magari appunto tutta la sfera emotiva, ma non vedo molti passi in avanti, mentre questi due cavalieri al contrario, non vedo molti passi in avanti nella relazione in sé, ok? C'è qualche cosa che potenzialmente potrebbe cambiare? E difatti che abbiamo la carta del compimento, c'è più chiarezza probabilmente alla fine del periodo, però ecco mi si è girato anche un re di coppe, quindi sì, c'è questa sorta di unione se vogliamo a livello emotivo, ma a livello fisico ragazzi potrebbe essere magari complicato vedersi in questo periodo, ok? Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine, per piacere, grazie, per gli amici della Vergine. Grazie. Ok, allora, questa carta dice di ehm, fondamentalmente, come vi posso dire, osservare i segni, osservare le tracce, osservare, mi verrebbe da dire con questo diavolo, i comportamenti, osservare le cose importanti, ok? È come se il fatto che voi vediate vi porti a credere, ma la carta vi dice che è vero anche il contrario, ok? Quello che voi credete, voi arriverete a vedere. È un po' la legge di manifestazione. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!